Con questa simpatica scena di questo cane che rincorre le papere nel lago, vi diamo il benvenuto in questo nuovo video dei Tickets. Ciao, ben trovati, buongiorno, buona giornata, buona serata se lo guardate di sera, insomma buon tutto. Buon tutto, ci troviamo sempre a Budapest, siamo ormai al terzo e ultimo giorno in questa splendida città. Splendida è l'aggettivo giusto. Ci è piaciuta tanto questa città. Purtroppo forse 3 giorni magari sono il numero minimo da dedicargli, ci sono tante altre cose da vedere, ci sarebbero, però il nostro viaggio continua, vogliamo continuare il tour dell'Ungheria. Ci troviamo di fronte al castello Városliget, questo bellissimo laghetto, facciamo un giro del parco perché vogliamo vedere bene, approfonditamente tutte le attrazioni che ci sono in questo luogo. Avevamo già viste la prima sera quando siamo arrivati, vero? Di passaggio, cercavamo il wifi disperatamente perché dovevamo, se vi ricordate, caricare un video che doveva essere visto in premiere a breve e quindi eravamo un po' di fretta. Quindi abbiamo fatto proprio una passeggiata veloce in questo parco, ripromettendoci appunto di vederlo con calma. E ora è arrivato il momento. Siamo entrati nel cortile interno del castello, dietro di noi c'è anche il Museo dell'Agricoltura che già avevamo visto la prima sera, abbiamo la Gatehouse Tower e da quest'altro lato poi c'è il cancello d'ingresso, quello principale. Noi come sempre entriamo dal retro, perché ci piace scoprire le cose dalle retrovie e poi andiamo a scoprire l'ingresso principale. Vabbè, può essere uno stile diverso. È un bellissimo parco cittadino dove tutti gli abitanti vengono a rilassarsi. E poi ci sono tantissimi cinesi e giapponesi. I giapponesi, ragazzi, che ve lo diciamo pullulano. Mamma mia. Stamattina proprio gite su gite. Usciti dal cancello principale, subito veniamo colpiti da un laghetto molto particolare. Esatto, questa porzione di laghetto, perché di fatto poi, come vedete, diciamo, è chiuso da un cordolo di cemento. Quella porzione, dicevo, là davanti al palazzo, d'inverno, siccome qui il freddo picchia duro, si ghiaccia completamente e viene praticato il pattinaggio su ghiaccio. E ora camminiamo dentro al lago, scherziamo, c'è un cordolo di cemento dove si può camminare
e siamo praticamente in mezzo a due laghetti e ci immaginiamo veramente come possa essere l'inverno qui, perché per ghiacciare il freddo deve picchiare forte. Sì, la pista di pattinaggio su ghiaccio che troverete se verrete in inverno è dotata anche di lampioni, quindi potete pattinare anche la sera perché è completamente illuminata. Ce la immaginiamo e deve essere suggestiva. You possess fire, you hold rain, but you forget about staying sane. Oh, oh, we know love as we know pain. You're like a Willis, you're ball and chain. Adesso attraversiamo lo Zelinsky Bridge e andiamo a vedere la piazza centrale, ovvero la piazza degli eroi. Everyone has a secret dream, but I swear you got more of a scheme. You're so carefree. Siamo quindi arrivati nella piazza degli eroi e anche noi siamo degli eroi. Sì, perché siamo sopravvissuti a orde infinite di gruppi turistici e ci passano da tutte le parti. Oltre che motociclisti, macchine, sirene delle ambulanze della polizia, c'è un caos infernale. Veramente, quando si arriva in una grande città ci rendiamo conto del chiasso, della confusione in cui viviamo sempre in città. E quando montiamo i video questo chiasso in cuffia si quintuplica, si moltiplica in maniera disumana. Ma perché si chiama Piazza degli Eroi? Perché in questa piazza troviamo le 7 famiglie che hanno fondato l'Ungheria. E queste statue alle nostre spalle rappresentano i leader di queste famiglie, appunto. Questo alle mie spalle si chiama Monumento del Millenario. Alla base di esso troviamo i 7 capi magiari ritratti sui loro cavalli. Fiancheggiano poi la piazza 2 particolari musei, il Museo delle Belle Arti da un lato e dal lato opposto la Galleria d'Arte, mentre arriva un'altra ondata di turisti, ma non sarebbe la Piazza degli Eroi. Sì. Dalla Piazza degli Eroi inizia poi il lungo vialone, l'Andrassy Street, che altro non è che lo Champs-Élysées di Budapest, perché sono i viali che tagliano in due la città. Un'altra informazione utile: se venite a Budapest e vorrete usare la metropolitana, dovete guardare il simbolo tondo nero con la M in bianco. Siamo abituati a vedere la metropolitana segnata di rosso, invece qui è praticamente un'insegna tonda nera con la M in bianco. Un'informazione in più perché magari lì per lì uno può rimanere disorientato qualora cercasse la metropolitana. Tutto quello che avete appena visto fa parte del patrimonio mondiale dell'umanità dell'UNESCO.
Ci troviamo adesso sopra il museo etnografico della città, che ha questa forma curiosa un po' come si può definire? A onda. Il tetto superiore è fatto completamente a onda, qui c'è una piazza centrale e le due ale, diciamo, dell'onda sono come giardini panoramici sulla ecco, città. sì. In parte ci ricordano un po' la cascata di Yerevan, quindi chi non avesse visto il video andate a vederlo, magari ve lo mettiamo qua sopra. E adesso andiamo a vedere l'affaccio panoramico che si può vedere da là sopra. Ci sono da fare un bel po' di scalini, ma pensate a lui che le deve fare con la taglia erbe, quindi non lamentiamoci. Talking to the night until the morning, building chemistry. I don't think I ever wanna go come closer next to me. Trying to find another way to say this, but I think we were meant to be. You make me anxious. I think I might be stuck on you. I love the things you did for me it seems like you're dropping clues. There's no need to rush, so let's just take our time. Dropping everything, 'cause you're stuck on my mind, my mind. So just sit with me, talking to the night until the morning, building chemistry. C'è da dire che gli architetti qui in Ungheria si sbizzarriscono con delle opere veramente fantasiose, Sì, sì, è vero, è vero. Però ci piace il fatto che abbiano progettato la copertura superiore di questa Casa della Musica, perché siamo davanti alla Casa della Musica, lasciando questi fori in modo da non dover tagliare gli alberi e lasciare appunto che gli alberi stessi cerchino la luce e crescano in altezza. Questa cosa ci piace molto. Qui siamo nella hall principale della Casa della Musica e anche all'interno abbiamo lo stesso tetto che continua all'esterno. Abbiamo un'architettura che è quasi incomprensibile da come è complessa. In questo pannello illustrativo vediamo la struttura come si presenta allo stato attuale, ma dietro abbiamo la situazione antecedente. Questa era la situazione precedente alla costruzione dell'edificio. C'era una zona totalmente grigia, brutta, semidistrutta, che cadeva a pezzi. Diciamo una sorta di baraccopoli. È stata completamente bonificata, riqualificato lo spazio e costruito questa meravigliosa opera architettonica. Abbiamo letto che una pool di architetti appunto si sono messi a tavolino e hanno strutturato questo edificio, che comprende vari livelli. Ci sono delle sale di incisione musica, delle sale letture, sempre tutto a tema musica, spazi concerti, eccetera eccetera. Su questo piano dove ci troviamo noi adesso è la zona servizi, dove ci sono bar, ristoranti, toilette, eccetera eccetera. Però è suggestivo anche l'ingresso. All'esterno abbiamo anche una piccola area dedicata ai concerti all'aperto. E poi c'è anche uno schermo gigante dove vengono solitamente proiettati i video dei Tickets for Life. Sì, sicuramente. Sicuramente tutta Budapest sarà qui. Ma se Budapest non ci supporta, supportateci voi e mettete il mitico likeone, grazie, e diffondete i nostri video, così noi cresciamo e vi proporremo sempre contenuti migliori e nuovi.
Dopo questa bella mattinata passata nel parco siamo tornati da Charlie. Ci facciamo un pranzetto veloce e poi lasceremo definitivamente la città. Veloce anche perché abbiamo finito le scorte frigo e se non andiamo a fare la spesa non ceniamo nemmeno stasera. Quindi sono rimasti tipo un paio di uova, una scatoletta di tonno, un po' di pomodori. Quindi oggi è non svuota frigo, raschiamo il frigo. Raschiamo, sì. E facciamo questo pranzetto leggero anche perché è caldo e poi facciamo i servizi per Charlie. Sì, visto che siamo comunque in un'area attrezzata, facciamo tutti i servizi, carico e scarico, e poi dobbiamo pagare il parcheggio. Abbiamo scaricato anche l'app, però alla fine abbiamo deciso di pagare in contanti. Abbiamo chiamato per telefono il proprietario dell'area che ci ha detto di lasciare i soldi nella cassetta della posta. Quindi alla fine noi pagheremo in fiorini, pagheremo 24.000 fiorini per 3 giorni dentro questo parcheggio con il nostro Ducato. Quindi un Ducato, 24.000 fiorini. Mi viene da ridere. Bella proporzione, un Ducato uguale a 24.000 fiorini. Cioè. Sì. Ora mangiamo e poi vi raccontiamo anche degli aneddoti riguardo ai fiorini. Bene, abbiamo finito il pranzo, abbiamo già messo via tutte le nostre cose dentro Charlie. Mettiamo i soldi nella cassetta della posta che ci ha indicato il proprietario, così poi lo chiamiamo al telefono e ci facciamo aprire il cancello per uscire. Abbiamo messo i soldi in una busta e la infiliamo qui nella cassetta. E ringraziamo questo luogo per averci ospitato in questi giorni. Là. Days without water. E per l'ultima volta immersi nel traffico di Budapest perché la stiamo salutando. Ci dispiace perché è una bella città, molto interessante, ve la consigliamo anche per un solo weekend e a noi insomma ci ha conquistati. Stiamo facendo un nuovo passaggio sul Danubio per vedere un'ultima cosa a bordo di Charlie. It's all for you. I did it all for you. It's all for you. It's all for you. It's all for you. Siamo giunti di nuovo al ponte, stiamo per riattraversare per l'ennesima volta il Danubio. Però stavolta a bordo di Charlie. Sì, certo. Questo è il ponte e qui ragazzi alla mia destra, oltre la transenna, c'è questa macchia verde che è l'isola Margherita. È la famosa isola che vi dicevamo nel primo video, che divide in due per lungo il Danubio e è transitabile, c'è proprio la strada che ci passa sopra, è piuttosto grande. C'è un bel divieto di transito, quindi la strada è riservata alle bici e ai pedoni per andare a scoprire l'isola e anche qualche veicolo residenziale probabilmente, però non vogliamo prendere multe, quindi non entriamo sull'isola. Eravamo curiosi di vederla più da vicino, visto che rimane un po' più lontana dalla parte centrale che abbiamo fatto noi e quindi rimaneva di strada per uscire da Budapest. E quindi ci siamo passati, come vi dicevo, con Charlie. Ci siamo anche infognati nel traffico, come potete ben vedere. Oggi mi sembra che ci sia il triplo di persone a giro, non lo so, mi dà questa impressione. Passando il Danubio si arriva direttamente sulle colline della zona di Buda, quella che vi dicevamo essere appunto un pochino sopraelevata. E in questa parte, molto verde peraltro, ci sono tantissime ville, è una zona residenziale con appunto abitazioni, chiamiamole così, degne di nota.
Eccoci qua, come per magia siamo passati dal pranzo alla cena, perché nel mezzo c'è stato un lungo spostamento. Sì, siamo un po' cotti, Siamo cotti, io mi ero buttato anche un attimo sul letto, che mi ero preso anche un po' di mal di testa. Ma perché è scoppiato oggi un caldo atroce. Abbiamo lasciato, come avete visto, Budapest nel pieno caldo, traffico, quindi confusione, una cosa e un'altra, e poi le strade rimangono sempre quelle che abbiamo descritto, quindi rovinate, buche, quindi è stato un viaggio lungo più di 2 ore per arrivare qui. Siamo in questa cittadina che si chiama... Non lo so come si chiama. Non me lo ricordo. Voi lo sapete come si chiama? Non me lo ricordo nemmeno io. Inizia con G, Y. E finisce con E. Gior. Mi è venuto? Gior. E domani faremo un giro per vederla, ma è piccola. Però è meritevole, dice, di una visita. Ora, per oggi era di spostamento, ceniamo ora e poi ceniamo. a letto presto. Però prima di andare a letto vi dobbiamo dire la chicca. Giusto. La chicca su Fiorini. Però ora io sono in coma, ho bisogno di mangiare. I più svegli si ricorderanno che oggi, quando abbiamo pagato l'area di sosta con i fiorini, vi abbiamo detto che c'è una storia dietro a questi fiorini. Quindi ora mangiamo veramente perché siamo un attimino scarichi e poi ve la raccontiamo. D'accordo? Rimanete lì, non scappate, non andate via. Abbiamo spazzato via tutto e non poteva essere altrimenti, perché certo. Secondo voi lascio il piatto vuoto? No. No. Eravamo... Ora l'energia è salita, avete presente le batterie, no? L'energia è salita. Quindi vi raccontiamo volentieri questo aneddoto, diciamo, che ci ha incuriositi. Ci ha messo la pulce nell'orecchio l'autista del minibus, quello che abbiamo preso il primo giorno per salire al castello di Buda, non so se vi ricordate. Ci aveva chiesto di dove fossimo, noi si è detto di Firenze e lui, Firenze, e l'ha tirato fuori. Ha tirato fuori questa storia sul fiorino. L'argomento appunto è il fiorino, perché non a caso si chiama così la moneta ungherese, cioè fiorino ungherese, ma la parola fiorino viene in tutto e per tutto da Firenze. Da Firenze, ragazzi, da Firenze! Che poi nel 1252 proprio a Firenze fu coniato il primo fiorino. Proprio a Firenze. Si chiamava Firenze Fiorino. E nemmeno un secolo dopo, nel 1325, fu coniato sotto Carlo Roberto d'Angiò il Fiorentinus in Ungheria, che aveva una particolarità molto curiosa, ovvero pesava esattamente come il fiorino di Firenze, 3,40 grammi. Esatto, infatti si sono ispirati in tutto e per tutto al nostro fiorino di Firenze, al nostro Florentinus, che poi in un secondo momento divenne Florint, e da lì il richiamo al fiorino ungherese, che infatti viene chiamato Florint. E vi dirò di più, in ogni abbreviazione la sigla internazionale è HUF, cioè il fiorino ungherese, ma all'interno del paese l'abbreviazione, la sigla è FT, ovvero l'inizio e la fine. L'inizio e la fine di Florint. E pensate che questa moneta per tantissimi secoli ebbe un potere d'acquisto molto elevato. In Italia il fiorino ungherese venne chiamato ongaro e fu imitato da moltissime zecche in Italia. E dal momento che sulle monete era spesso rappresentato un guerriero in braghe, la moneta fu chiamata ongaro bragone. Carino questo aneddoto, vero? Piaciuto? Vi è piaciuto? Lo conoscevate? Scrivetelo nei commenti. E se vi è piaciuto ci meritiamo almeno un like, un'iscrizione al canale per chi non fosse già iscritto. E niente, noi andiamo a riposarci, finiamo qui il video, vi ringraziamo per essere stati con noi come sempre. Scrivete tanti commenti sotto al video e ci vediamo al prossimo. Ci vediamo al prossimo, ragazzi, non mancate, mi raccomando, vi aspettiamo. Un bacione, ciao! Ciao a tutti! Ciao! Never knew that it could feel this way when you're lying next to someone
You don't even need to play pretend, 'cause